Ciao ragazzi, qui Gaetano Martelli per un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. Quest'oggi vi ho portato in una delle destinazioni più belle che abbiamo in Italia. In provincia di Salerno, siamo in Costiera Amalfitana. 4 in the morning, you got me up all cause you need to talk. To 4 in the evening, wanna break up, say that you've had enough. I'm tired of talking, again and again, argue about everything. You are my darling, let's kiss and make up, I know you wanna touch. You got me every night. Let's get some sun, baby, it's time to go. All we need to put on is the radio. I can feel the heat is rising, and the beat is hypnotizing. Oh, oh, no, we run the show. Come prima tappa in Costiera Amalfitana vi porterò a conoscere i vicoletti di un paesino molto caratteristico arroccato sulla montagna. Il primo paesino che troveremo durante il nostro percorso in Costiera Amalfitana. Il nome è Vietri sul Mare, molto famoso per le maioliche e tutti i prodotti di artigianato che possiamo trovare nei vari negozi o anche sui muri che circondano tutto questo paesino molto caratteristico. In questo momento stiamo andando nel centro storico. Possiamo vedere tutte queste arcate, queste scalinate, tutto super caratteristico, con i famosissimi vestiti appesi che troviamo in tutta Napoli e dintorni. Buongiorno, tutto bene ragazzi, se il pesce vuoi mangiare a Vietri devi venire. Questo paradiso dista solo 45 minuti da Napoli e il modo migliore per raggiungerlo è affittando una macchina, la soluzione più economica e più divertente. Andiamo a scoprire tutti i paesini della costiera. Perché volevo ricordare a tutti voi che la costiera non è solo Amalfi e Positano, ma ci stanno tanti paesini molto più belli e più caratteristici che vi porterò a scoprire che sicuramente non conoscevate. Andiamo! Scendiamo dalla motocicletta, mi sono fermato sulla strada per mostrarvi una delle viste più belle della Costiera Amalfitana. Ci stiamo dirigendo verso Maiori e Minori, due piccole frazioni, e mi si apre un paradiso davanti a me che non potevo non mostrarvi, guardate. I've been waiting all my life for someone like you, like you. I would watch the days go by, wasted in blue. I was out of use. Now every day, every night, every moment. Come seconda tappa del nostro viaggio in Costiera Amalfitana vi ho portato a Maiori. È un piccolo comune che si trova nel Salernitano, patrimonio dell'UNESCO come un po' tutta la costiera, ed è formato da circa 5.000 abitanti. Molto piccolo, non c'è tantissimo da fare. Se venite vi potete rilassare un paio d'ore in questi chioschetti che trovate sul mare, dove potete gustarvi un buonissimo caffè. And every day, every way, I feel I can't lose. I wanna shout it out. Ain't no La maggior parte delle strade che troviamo in costiera sono scavate all'interno della montagna, che siamo nel Parco Nazionale dei Monti Lattari. Troviamo queste gallerie lunghissime scavate al centro di queste rocce che sovrastano il mare con quest'acqua turchese che è semplicemente fantastico. Continuiamo! Al terzo paesino lungo la costiera amalfitana, si chiama Minori, si trova giusto a 5 minuti di macchina, un paio di chilometri da quello precedente. Siamo arrivati di fronte alla Basilica Centrale, andiamo a vedere un po' all'interno com'è, che non c'ero mai stato.
proseguire sulla strada che ci porta ad Amalfi, dobbiamo seguire le direzioni Ravello. Si gira a destra e si sale sopra la montagna. È uno di quei paesini che non si trova in linea sulla costiera amalfitana, ma si trova un po' dislocato salendo sulla montagna. Quindi dovrete fare una piccola deviazione se volete visitarla, ma ne vale la pena perché essendo molto più in alto avrete una vista fantastica di tutta la costiera. Mettiamoci in moto e andiamo. 5 km, 20 minuti di strada e siamo arrivati a Ravello, il paesino più alto della costiera amalfitana, dove potete ammirare la vista più bella. Dirigiamoci verso la piazzetta principale, ci andiamo a prendere un caffè, un bel bicchiere d'acqua perché fa veramente caldo e vi faccio vedere lo spettacolo che possiamo ammirare da qui. Ravello, situata a 365 metri sopra il Mar Tirreno e sopra la costiera amalfitana. È super famosa per i giardini che si trovano sulle scogliere a picco sul mare ed è anche stata nominata il paese della musica in quanto ci sta il Ravello Film Festival, che è famoso in tutta Italia, dove vengono i migliori cantanti. Una bella bevuta prima di proseguire la nostra camminata. I vari percorsi che si possono fare in costiera amalfitana, a Ravello per i più temerari si arriva in questa biforcazione dietro Villa Rufolo e qui c'è il cartello, si scende a Minori mentre dall'altra parte si va ad Amalfi. Vi avviso che sono circa un paio d'ore a piedi tutte in discesa, quindi pensateci bene prima di farlo. Noi ritorniamo verso la piazzetta principale e vi porteremo a vedere dei giardini. Andiamo! In costiera amalfitana dove in estate si popola di turisti, tutti i ristoranti e alberghi aperti, però durante il periodo invernale, visto che è un paesino che conta circa 2400 abitanti, si svuota completamente. Scendendo verso la parte più bassa di Ravello, passando attraverso Villa Cimbrone, ci stiamo dirigendo alla terrazza dell'infinito. Di lasciare la bellissima Ravello con i suoi giardini e le sue terrazze sul mare. Risaliamo in sella, un paio di curve ed arriviamo ad Amalfi. Head on the water, just like I've seen all the night, into the silent world of love. As we grow older. Dopo 25 minuti di curve in costiera siamo arrivati nella Repubblica Marinara più importante, nonché la città, il paese che ha dato il nome proprio a tutta la costiera. Ebbene sì, siamo ad Amalfi. Adesso ci faremo un giro nei suoi vicoletti molto caratteristici e andremo a visitare la cattedrale, uno dei monumenti principali di questa città che conta 4500 abitanti. Questa che vedete alle mie spalle è il Duomo di Amalfi. Più che essere definito un duomo, può essere definito come un agglomerato di chiese diverse che vengono da epoche storiche differenti. Questo alle mie spalle è in stile arabo-siciliano ed è l'attrazione più grande e più storica che troviamo ad Amalfi. As we grow older, numbers will fade into time. Let's go for another lazy round. Per il nostro pranzo abbiamo deciso di andare in una macelleria al centro di Amalfi, una struttura molto vecchia. Fortunatamente esistono ancora posti così perché sono i più belli e più tradizionali a mio punto di vista. Ci siamo fatti fare un panino col prosciutto crudo e la mozzarella in modo tale da risparmiare, perché i ristoranti, dovete sapere, qui tra Amalfi e Positano hanno dei prezzi spropositati. Basti solo pensare che una pizza seduta al tavolo ti costa 15 euro, quando una pizza a Napoli ti costa anche 3,50 euro seduta al tavolo ed è molto più buona. Sediamoci
in questi vicoletti, sui gradini, si sta freschi, ci mangiamo il panino e poi continuiamo perché vi dobbiamo portare a Positano. Il nome di Amalfi, sapete da cosa deriva? Da una leggenda, la leggenda di Ercole, che si innamorò di questa ninfa, appunto di nome Amalfi, e il giorno in cui lei morì la venne a seppellire nel posto più bello della penisola e diede il suo nome ad Amalfi. Una leggenda molto interessante, voi lo sapevate? Queste informazioni e queste avventure le trovate solo sul mio canale Loud Travelers, non dimenticate di iscrivervi. Ci mettiamo in sella e ci spostiamo verso la prossima destinazione. Mamma mia, non lasciate la motocicletta al sole che è diventata di fuoco. Si fa un caldo che è una cosa impressionante. E vi volevo avvisare che ci hanno detto i telegiornali che questa è l'estate più fresca della nostra vita, perché più avanti andremo e più farà caldo. Andiamo. Cerchiamo di raffreddare il sedolino della moto, non so come faremo, ci proviamo e ci dirigiamo verso la nostra prossima destinazione. Una delle spiagge più nascoste, più particolari e famosa della costiera amalfitana. Qual è? Seguitemi e lo scoprirete. Dopo l'uscita della grotta tra le montagne dei Monti Lattari ci troviamo una piccola spiaggetta, una piccola insenatura dove l'acqua è cristallina, con dei colori che va dal turchese al verde chiaro. Questa spiaggia è famosissima perché negli anni hanno tenuto i campionati mondiali di tuffi. I migliori tuffatori del mondo venivano in costiera amalfitana a furore e si lanciavano da una piattaforma che veniva montata su questa parte della ringhiera, la parte opposta della spiaggia. Guardate l'altezza, è impressionante, ad un'altezza di 38 metri, una piattaforma sospesa e si lanciavano nell'acqua. Ne ho fatte di esperienze folli, mi sono buttato da altezze assurde, però 38 metri penso sono veramente tanti. Quindi vi consiglio di venire con un motorino che potete lasciare qua sul ciglio della strada, è l'unico modo per arrivare in spiaggia. E c'è un sentiero composto più o meno da 150-200 scalini che vi porterà direttamente giù e la spiaggia è completamente gratuita, sempre dipende se non ci sono troppe persone. Dai, rimettiamoci in moto perché furore è solo questo e andiamo verso la prossima destinazione, che è una delle più alte. I wanna get away, but I could use some company. If you're alone like me, we could go on a trip. Girl, I wanna see the sun, dive into the deep ocean. Dance with you all night long, move as you swing your hips. Let's take a break from the stress and the hate. Feel the loving, feel the rhythm, singing oh na na, oh na na. I wanna go where the birds fly low. Feel my heartbeat, feel the music. Ciao ragazzi, sulla strada per andare a Positano sono rimasto sconvolto. Abbiamo parcheggiato la motocicletta in questa rientranza, in quest'area di sosta, e qui c'è il nostro amico Salvatore che ci ha ospitato in questo negozio che ha per strada, dove fa le migliori graniti e i migliori succhi e tiene la frutta più fresca che possiamo trovare sulla costiera amalfitana. Famosissimo sui social network. Se venite a Positano fermatevi qui, è un succo fresco è d'obbligo, anche perché con questo caldo fa piacere a tutti. Adesso Adriano ci farà una buona spremuta d'arancia, vediamo un po' cosa sarà capace di fare, ci riuscirà? Allora prendiamo una di queste arance belle fresche di Totore, mettiamo qua un bel taglio netto, lo mettiamo all'interno, vediamo un po' come si fa, scende qua, una bella spremuta da qua e a posto. Tu com'è andata? Bene. Tutto a posto? Salvatore, dimmi un attimo la verità, perché metti i guanti mentre fai le granite? Ragazzi, oggi credo sono allergico ai limoni. Vende le spremute di limone e d'arancia ma è allergica ai limoni. Che sei un mostro, Salvatore. Salvatore, non finirò mai di ringraziarti. Dovrebbero starci molte più persone gentili come te in questo mondo. Grazie. I can take you anywhere you want if you come with me tonight. I can show you things you'll never see if you come with me tonight. Say the words and I'll make it happen. Where do you wanna go? Come ultima tappa
tappa del nostro lunghissimo giro in Costiera Amalfitana siamo arrivati nella destinazione da voi più conosciuta. Bene sì, siamo arrivati a Positano. Positano famosissima per quella vista che ha con tutte le case a salire sulla montagna e a dirvi la verità, oltre a quella vista non è che c'è tanto da vedere, a parte i ristoranti che ci sono a mare e qualche bella spiaggetta. Vabbè, l'acqua è fantastica, però non ha niente di speciale rispetto a tutti gli altri posti. Sapevate che Positano è la più antica della costiera amalfitana? Ebbene sì, risale ai tempi della preistoria, è stata scoperta nell'anno 11.000 durante le conquiste della Grecia nel Mar Mediterraneo e ancora al giorno d'oggi è tenuta benissimo, a parte un po' di lavori però molto particolare, e questa è una cosa che io non sapevo per niente. È arrivato il momento di lasciare la bellissima Positano. Casco, la protezione è sempre la cosa più importante. Ci rimettiamo in moto e andiamo verso la penisola sorrentina. Andiamo! Fantastica giornata in Costiera Amalfitana è terminata. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questa avventura e soprattutto iscrivetevi al mio canale. Sta crescendo velocemente e volevo ringraziare tutti voi, soprattutto per il video di Schiatos che ormai abbiamo raggiunto le 60.000 visualizzazioni. Vai ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!